Ciao a tutti, questa puntata di Forzinet sarà completamente dedicata al ritiro di John Cena e ovviamente all'evento che ha sancito l'addio al wrestling del bostoniano, ovvero Saturday Night's Main Event, quindi commenterò anche quanto accaduto negli altri match, anche se chiaramente sono soltanto dei match di contorno perché l'evento principale è stato proprio l'ultimo match in carriera di John Cena. Prima di addentrarmi nel discorso vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forzinetti, qualora aveste piacere nel seguire i miei video sul wrestling e anche su tanto altro, e anche di lasciare un like a questo video. Concentrandoci su quanto accaduto, bene, allora, il pronostico era abbastanza scontato nonostante io abbia letto le più disparate teorie, tra le quali che John Cena non si sarebbe ritirato definitivamente. Ebbene, invece sembrerebbe proprio essere così. Poi nel wrestling la porta resta sempre aperta e le possibilità sono molteplici, soprattutto poi ad anni di distanza. Però in questo momento quanto andato in scena a Saturday Night's Main Event sancisce effettivamente il ritiro definitivo dal wrestling di John Cena, perché tutti gli hanno tributato un pensiero, tutti hanno avuto delle parole per il bostoniano che lascia il wrestling definitivamente, lo lascia con una sconfitta, ma questo era molto molto prevedibile. Io anche nelle prediction avevo parlato chiaramente di un KO di John Cena contro Gunther, che era stato designato da mesi ormai come ultimo avversario del leader della C-Nation. Era inevitabile che perdesse. Non mi aspettavo onestamente che venisse sconfitto attraverso una sottomissione, che di fatto potrebbe essere anche questo molto significativo, molto emblematico per quello che è stata la carriera di John Cena. Il suo motto è stato sempre Never give up, e proprio nell'ultimo match invece lui alla fine ha mollato, sia nel match ma anche proprio il wrestling in maniera definitiva, quindi forse potrebbe essere un po' una roba metaforica quel finale così, che chiaramente non è piaciuto ai tifosi e non è piaciuto troppo neanche a me. Poi se lo si va a interpretare sotto questo punto di vista potrebbe anche avere sicuramente un senso, però a livello di match chiaramente non è stato proprio il massimo vederlo cedere per sottomissione a Gunther. Gunther tra l'altro ha ritirato prima Goldberg e adesso anche John Cena. Si parla addirittura di un Gunther designato anche ad affrontare Brock Lesnar nel suo match di ritiro, perché si parla di un ritiro di Brock Lesnar nel 2026. Nel 2026 praticamente potremmo avere un triplice ritiro, ma poi vedremo se sarà così oppure no, con AJ Styles che praticamente l'ha annunciato, Brock Lesnar e eventualmente anche Chris Jericho. Però Chris Jericho al momento non fa parte della WWE, dobbiamo vedere prima se tornerà o meno, ma sembrerebbe molto probabile, soprattutto in vista della Royal Rumble. Tornando comunque su John Cena, John Cena, al di là del match, di quello che è accaduto, che comunque anche nel post-match è stato molto molto emozionante, perché c'è stato praticamente non tutto il roster, ma comunque i presenti che si sono palesati a bordo ring, e poi soprattutto CM Punk e Cody Rhodes, gli attuali due campioni della federazione, che hanno lasciato le loro cinture momentaneamente per prendersi la standing ovation, per sollevarle per l'ultima volta in carriera al cielo, quelle cinture, una delle quali ha detenuto fino a qualche mese fa, per poi perdere proprio contro Cody Rhodes. Quindi credo che sia stato un momento molto emozionante. John Cena appartiene a una generazione molto particolare, almeno per quanto mi riguarda. Io mi sono appassionato al wrestling non soltanto per John Cena, per carità, anzi John Cena non è mai stato uno dei miei preferiti, onestamente. Però parlavi di wrestling, parlavi di WWE, guardavi il wrestling e sapevi che John Cena c'era, era lì, aveva un nome cardine, un nome di punta. Poi poteva piacere, poteva non piacere, però era lì ed era il rappresentante vero e proprio della federazione. Al di là di tutto, al di là dei gradimenti, al di là delle critiche che gli sono state mosse, è stato un simbolo per la mia generazione per quanto mi riguarda, e credo che difficilmente riusciremo a trovare un altro John Cena. Poi ho letto anche delle dichiarazioni di John Cena, che ha detto che una volta ritiratosi, insomma, dopo questo fatidico match di Saturday Night's Main Event, non sarebbe fregato più nulla a nessuno di lui, perché tanto comunque l'azienda sarebbe andata avanti e si sarebbero concentrati sulle altre rivalità e sulle altre superstars. E su questo non ci sono dubbi, perché il wrestling è così, ma non solo il wrestling, tutto il mondo dello sport e il mondo in generale va avanti, c'è un'evoluzione inevitabile, c'è un avvicinamento tra volti e personaggi, come non solo nel wrestling ma anche nella vita. Però sicuramente è difficile, sarà molto molto difficile replicare quanto fatto da John Cena, che ha un curriculum veramente clamoroso. Innanzitutto quest'anno ha battuto il record di titoli del mondo, ha vinto 17 titoli del mondo, 14 volte il WWE Championship e 3 volte il World Heavyweight Championship nel vecchio formato, chiaramente, perché non so per quale motivo, ma li contano in maniera differente. Hanno scelto di non ripristinare la cintura precedente, quella linea, e quindi di aprirne una nuova, quindi quella nuova fondamentalmente non l'ha mai vinta.
però sempre titolo del mondo si tratta, ha vinto 2 volte i titoli di coppia, una volta con Batista e una volta con Shawn Michaels, ha vinto 5 volte il titolo degli Stati Uniti, ha vinto una volta il titolo intercontinentale che era l'unico che gli mancava per diventare Grand Slam Champion, ed effettivamente l'ha vinto qualche settimana fa contro Dominic Mysterio per poi riperderlo contro lo stesso componente del Judgment Day. Ha vinto 2 volte la Royal Rumble nel 2008 e nel 2013, ha vinto una volta il Money in the Bank nel 2012, quindi John Cena ha vinto praticamente tutto, però al di là di questi risultati e del fatto che sia un atleta pluridecorato all'interno della federazione, io penso che proprio a livello emotivo, a livello simbolico, abbia rappresentato qualcosa di incredibile. Quindi non soltanto numeri e statistiche, ma una vicinanza con il pubblico e un simbolo per il mondo del wrestling che è arrivato da tutte le parti, è arrivato in giro per il mondo, non soltanto negli Stati Uniti, ma appunto anche in Italia, che comunque ha una fanbase di wrestling in grande crescita anche negli ultimi anni, soprattutto l'esplosione c'è stata nei primi anni 2000, però anche adesso John Cena è riconosciuto in tutto il mondo. Abbiamo visto i tributi addirittura di alcuni club di Serie A su tutti la Lazio, quello, insomma, il tweet in cui mi sono imbattuto, ma anche giocatori, calciatori che rendono omaggio a John Cena. Io ho visto veramente poche volte atleti di altri sport o anche del mondo della musica, dello spettacolo, omaggiare un atleta che si ritira come in questo caso. È capitato sicuramente con Undertaker in passato, perché Undertaker è un altro simbolo, un'altra leggenda, quindi non escludo che comunque nasca un altro simbolo come John Cena, però è veramente, veramente difficile. Il volto adesso della federazione è Cody Rhodes, ma Cody Rhodes io non lo vedo al momento come John Cena e non so neanche se riuscirà effettivamente a diventare come lui nei prossimi anni. Poi magari ce ne accorgeremo quando invece arriverà il momento del ritiro anche dello stesso Rhodes, però ad oggi è impensabile. John Cena lo si può paragonare, lo si può mettere sul piano di Undertaker per la figura e per l'importanza che ha avuto nel mondo del wrestling a livello globale. Questo almeno è il mio punto di vista e personalmente sono emozionato anche nel raccontare insomma quello che ha fatto John Cena e soprattutto anche nell'aver visto oltre che il suo match, più che il suo match, proprio il tributo finale. Sapevo che sarebbe stato molto emozionante e molto bello, però è stato veramente qualcosa di devastante e adesso si deve voltare pagina, si deve voltare pagina perché comunque il wrestling avanti, andrà avanti per i prossimi anni, per fortuna non ci si ferma, però sta di fatto che lasciando polsini e stivali all'interno del ring, al centro del ring, John Cena ha sancito il suo definitivo ritiro dal mondo del wrestling. Poi, come ho già detto, io una porta la lascio sempre aperta, perché nel wrestling soprattutto non si sa mai, perché non è come nel calcio, nel basket, nel volley, nei vari sport, quando comunque l'età diventa un ostacolo veramente pesante. Nel wrestling invece si può sempre tornare anche a 60 anni potenzialmente per fare un ruolo marginale. Guardate Ric Flair. Ric Flair comunque continua a tornare, magari non lotta più ovviamente, però è riuscito ad avere costanza. Sting, ce ne sono tanti che continuano comunque ad apparire nonostante magari si siano già ritirati più volte, quindi non escludo nulla, ma al momento questa è la situazione. Tornando poi ovviamente sull'evento, su Saturday Night's Main Event, uno sguardo veloce ai risultati che comunque non sono stati chissà quanto interessanti. Cody Rhodes ha battuto Oba Femi per squalifica, mi aspettavo la vittoria di Cody Rhodes non per squalifica, non che il match venisse rovinato da Drew McIntyre, speravo che non vincesse per squalifica, quantomeno un'interferenza sì, ma non una vittoria per squalifica che secondo me ha rovinato un match che invece era molto molto bello. Mi è piaciuto molto il match tra Cody Rhodes e Oba Femi. Oba Femi ha dimostrato comunque di essere non soltanto, come ha detto lui stesso, il futuro ma anche il presente e l'ha dimostrato alla grande. Per me è già pronto per il main roster, infatti neanche gli avrei ridato il titolo di NXT, l'avrei mandato direttamente nel main roster, però vediamo comunque ogni cosa a suo tempo. Di fatto Cody Rhodes avrà una nuova rivalità con Drew McIntyre, probabilmente immagino che si affronteranno alla Royal Rumble e vedremo cosa succederà, perché Cody Rhodes in teoria a WrestleMania dovrebbe affrontare, allo stato attuale delle cose, ancora una volta Roman Reigns. E chissà che questa volta i ruoli non si possano invertire con Roman Reigns che al momento è face, Cody Rhodes anche, quindi spero che questa volta i ruoli si invertano e che quindi ad avere il ruolo dell'Hill sia Cody Rhodes, che sarebbe veramente una cosa fantastica. Sol Ruka, come avevo previsto, ha battuto Bailey, perché comunque un atleta di NXT, tra quelli impegnati nella serata, doveva assolutamente vincere, per me, e infatti l'unica vera candidata a vincere era Sol Ruka e ha battuto Bailey, anche perché lo status di Bailey era talmente basso in questo momento che una sconfitta contro l'atleta di NXT non l'avrebbe intaccato particolarmente. Io sono contento per questo successo di Sol Ruka, perché lo merita e perché anche lei credo che si stia avvicinando a grandi passi verso il main roster per quanto riguarda i primi mesi del 2026.
Match per i titoli di coppia tra AJ Styles e Dragon Lee, campioni in carica che le hanno difesi con successo dall'assalto di Javon Evans e di Leon Slater. Un match piacevole con AJ Styles che però ha commesso qualche errore di troppo. E diciamo che per lui comunque il ritiro sta avvicinando e si vede anche sul ring. Però comunque l'esito era abbastanza scontato. Javon Evans e Leon Slater per me sono una coppia spettacolare. Credo che potrebbero anche essere campioni di coppia di NXT eventualmente, ma penso che prima o poi arriverà lo split. Qui non c'è stato perché comunque è stata una serata di tributo a John Cena e non c'è stato nessun evento così sorprendente se non l'interferenza di Drew McIntyre, che così sorprendente neanche lo era più di tanto. Alla fine della storia sono confermati campioni AJ Styles e Dragon Lee grazie alla Styles Clash di AJ Styles. Quindi io credo che sia andata come doveva andare, i campioni restano tali e vedremo poi cosa succederà. Questo era l'ultimo evento del 2025, adesso ci si proietta direttamente verso il 2026 con una edizione di Saturday Night's Main Event che precederà ovviamente la Royal Rumble, che è il primo evento più importante dell'anno, uno dei più importanti. A me fa impazzire la Royal Rumble per la sua struttura, io la preferisco addirittura a WrestleMania onestamente, tra ritorni, emozioni a non finire, mi piace proprio il format e tutto, quindi sono molto, molto curioso e non vedo l'ora che arrivi quel periodo dell'anno. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forcinet. Ciao a tutti.